Hector è uno dei personaggi centrali introdotti nella terza stagione di Inazuma Eleven. Si presenta come portiere capitano della nazionale del Kotarl, i piccoli giganti, e sin dalla sua prima apparizione viene inevitabilmente messo a confronto con Mark Evans e viene mostrato per la prima volta con la mano di luce X durante le presentazioni delle nazionali maggiori. In questo video cercheremo di analizzare la figura di Hector, passando in rassegna tutta la sua storia personale, il ruolo nell'anime e nel gioco, le sue tecniche e infine cercheremo di rispondere a una domanda: è davvero la brutta copia di Mark Evans? La storia di Hector comincia in un contesto difficile. Nato in un villaggio povero e isolato, è cresciuto in solitudine, vittima di insicurezze prese in giro. Il suo fisico minuto e la sua natura introversa lo rendevano un facile bersaglio per i bulli, ma nonostante tutto il suo amore per il calcio non si è mai spento. Come viene detto nel gioco, aveva ricevuto da un amico un biglietto per andare a vedere Levin Murdoch, il suo idolo, ma dei prepotenti gliel'hanno rubato. Fortunatamente ha incontrato lo stesso Levin, che gli svela che anche lui da piccolo veniva preso di mira. Questa brevemente intensa interazione lo ha segnato profondamente, facendogli promettere che sarebbe diventato il miglior portiere del mondo. Grazie a tutti questi eventi negativi è riuscito a temprare il suo spirito, uscendone molto più forte. Un momento cruciale arriva quando incontra David Evans, il nonno di Mark e storico allenatore della leggendaria Inazuma Eleven, un uomo solo ma con molta esperienza e voglia di condividere tutto ciò che sa sul calcio. Dopo averlo osservato più volte come allenatore della squadra del Kotarl fin da piccoli, si accorge che Hector non era ancora portato atleticamente, ma aveva degli occhi speciali, pieni di grinta e determinazione. Decide così di prenderlo sotto la sua ala. Comincia per Hector un lungo e duro allenamento che lo trasforma radicalmente, sia fisicamente che psicologicamente. Impara tecniche avanzate, sviluppa riflessi e precisione, ma soprattutto trova in David una figura paterna che lo ispira e lo sostiene. Il vecchio non vede l'ora di poter confrontare la sua più grande creazione con il suo nipote biologico, in cui scorre il suo stesso sangue. Quando partecipa al Football Frontier International, Hector si presenta come il portiere titolare, capitano dei piccoli giganti. La sua abilità salta subito all'occhio, così come la sua aura misteriosa. A differenza di Mark, Hector è silenzioso, riflessivo e un po' distaccato, ma trasmette comunque un forte carisma alla squadra. Nonostante sia ben consapevole della sua enorme forza, rimane molto umile e continua il suo sogno di vincere la Coppa del Mondo. Prima della fatidica finale, lo Zulan Team attacca il villaggio del Kotarl, seminando il caos. Hector si lancia subito per difendere i suoi compagni e alcuni civili, salvando anche un bambino in pericolo, però in questa azione eroica si ferisce gravemente alla spalla. A causa dell'infortunio, David gli ordina di non partecipare alla partita contro gli invasori, quindi Hector è costretto a rimanere fuori dal campo e guardare la partita dagli spalti. Inizialmente frustrato, col passare del tempo comincia ad ammirare il gioco di Mark e della sua squadra, notando le loro tecniche e la loro determinazione. Inizia a fare il tifo per l'Inazuma Japan, riconoscendo il loro valore e sviluppando un profondo rispetto verso Mark e i suoi compagni. Questa rivalità con Mark è uno degli elementi più ricchi di significato della serie. Non è una rivalità fatta di odio o di antagonismo aperto, ma è una competizione emotiva, quasi fraterna. Hector ammira Mark, ma sente anche il bisogno di superarlo per dare un senso alla propria crescita. Dall'altro lato Mark è incuriosito e colpito da questo portiere misterioso che condivide il legame con suo nonno. La loro sfida diventa simbolo di due strade diverse che partono dallo stesso punto, due ragazzi cresciuti sotto l'influenza dello stesso mentore, ma con motivazioni, stili di vita e obiettivi diversi. Hector è l'ombra di Mark, ma non perché ne sia una copia, ma perché rappresenta il lato più introverso, complesso e tormentato del percorso verso la grandezza. Un momento particolarmente significativo che rafforza il suo sviluppo narrativo è quando si unisce temporaneamente a Mark per aiutare Nelly. In queste occasioni i due sono costretti a collaborare, a mettere da parte le tensioni per uno scopo più grande e, con la mano di luce, salvano la manager. In quel frangente non è più solo un rivale, ma anche un compagno pronto a sostenere chi ha bisogno. Questo evento lascia intravedere la possibilità di una stima reciproca, anche se nascosta dietro il velo della rivalità sportiva. Durante il torneo Hector si trova spesso a dover gestire non solo la responsabilità del ruolo di capitano, ma anche il peso delle aspettative di David. Un conflitto interno nasce quando si rende conto che il suo allenatore sta allenando anche Mark, il nipote. Questo lo destabilizza, alimentando in lui una sensazione di competizione non dichiarata. In vari momenti dell'anime lo vediamo oscillare tra l'orgoglio di dimostrare il proprio valore e la paura di non essere all'altezza. Hector ha sempre visto il ruolo di beniamino, ma cosa gli rimane? E se David lo stesse usando solo per migliorare l'abilità di Mark? È una dinamica interessante e umana che lo distingue da altri personaggi più monodimensionali della serie. Nel gioco Inazuma Eleven 3 Ogre all'attacco, Hector è inizialmente manipolato da un'organizzazione nemica che gli dice che David ha pianificato di tornare in Giappone dopo il Football Frontier International, così da abbandonarlo e riunirsi con la sua famiglia. Sentire queste parole lo colpisce nel profondo, provocando una rabbia intensa e un senso di tradimento che cercherà di sfogare durante la finale del torneo. Sotto pressione,
lotta contro l'Inazuma Japan, convinto di fare una cosa giusta per il suo paese. Tuttavia, il confronto diretto con Mark e la riscoperta dei valori trasmessi da David lo portano a un cambiamento interiore importante. Decide di ribellarsi ai suoi manipolatori e schierarsi con i protagonisti, dimostrando così grande capacità di autocritica e coraggio morale, una cosa non scontata che non tutti i personaggi dell'universo di Inazuma Eleven posseggono. È un'ulteriore dimostrazione della sua intelligenza e profondità emotiva. Dal punto di vista tecnico, Hector è un portiere estremamente completo. Le sue tecniche principali sono la mano di luce X, una versione potenziata della storica tecnica di David, e la mano suprema, che sfrutta l'energia spirituale per parare anche i tiri più potenti. Questo ci dice molto. David ha visto in Hector una versione più forte di se stesso, al punto da sperimentare nuove tecniche che a lui sembravano impossibili. Le sue mosse sono sì ispirate a David, ma anche espressione di un'evoluzione. Tuttavia, queste tecniche ci fanno capire quanto sia legato alla figura del suo maestro, quasi dipendente, senza sviluppare un qualcosa di veramente suo, o almeno così sembra. Infatti Hector è uno dei pochi portieri in grado di giocare anche come attaccante, grazie a tecniche come il calcio rovesciato X. Questo cambia tutto. Il suo stile offensivo dimostra anche un lato originale del portiere del Kotal, capace di uscire dalla semplice eredità del suo maestro. Questa sua versatilità lo rende un giocatore molto particolare nel mondo di Inazuma Eleven, ma soprattutto lo rende uno dei più forti della saga, eccellente tra i portieri e allo stesso tempo valido in fase d'attacco. Arriviamo quindi al confronto diretto con Mark Evans. Entrambi condividono un legame con David, l'amore per il calcio e una forte determinazione. Tuttavia i due personaggi hanno approcci molto diversi. Mark è solare, carismatico e sempre pronto a motivare i compagni, mentre Hector è più introverso, riflessivo e guidato da un bisogno personale di superare le proprie insicurezze. È stato molto interessante vedere la contrapposizione di due personaggi così forti, ma soprattutto così diversi. Le loro tecniche, pur avendo radici comuni, si sviluppano in direzioni totalmente opposte, riflettendo le loro personalità. Mark incarna la luce e l'ottimismo, Hector invece rappresenta l'ombra e la fatica, ma entrambi sono fondamentali per comprendere il messaggio della serie. E quindi torniamo alla domanda iniziale. Hector Helio è davvero una brutta copia di Mark Evans? Guardando i fatti, la risposta è no. Hector è un personaggio costruito con cura, che nasce come un riflesso di Mark, ma si sviluppa in modo indipendente. È un'alternativa, non un duplicato. Più che un clone, è uno specchio che riflette un altro lato del calcio, della determinazione e della crescita personale. In conclusione, Hector Helio è una figura complessa e sfaccettata che arricchisce il mondo di Inazuma Eleven. La sua storia parla di riscatto, dedizione, insicurezza e superamento dei limiti. E forse proprio per questo, più che una brutta copia, può essere visto come il lato complementare di Mark Evans.